Intelligenza artificiale. Sora non vede il mondo. Vede un'oscurità luminosa fatta di numeri. Come fa un cieco digitale a generare la realtà perfetta? Centinaia di quadrilioni di operazioni al secondo. Tutto questo solo per immaginare un gatto sull'erba. Immagina di svegliarti in una stanza infinita, senza porte, senza finestre. Non hai occhi né ricordi. Eppure devi dipingere l'universo. Ti mostro come succede. Avviciniamo la camera ed entriamo nel vuoto. Guarda questo oceano sterminato di dati. È il punto zero, l'inizio assoluto di ogni fotogramma. Un silenzio assordante, dove ogni granello algoritmico nasconde infinite possibilità. Ma per capire come il nulla diventi immagine, dobbiamo guardare dentro la tempesta. Tutto inizia dal caos più totale. Pensa allo schermo di una vecchia televisione non sintonizzata. Quel formicolio grigio e bianco, violento e casuale. Quello è il rumore puro. Per la rete neurale, la genesi di ogni singolo video parte esattamente da qui, da una tempesta di particelle senza senso. Fermati un attimo. Fissa lo schermo. Significa che la perfezione assoluta nasce dal disordine più profondo. La macchina afferra questo caos e inizia a scolpirlo. Lo scalpello non è di ferro, è fatto di equazioni differenziali. Centinaia di migliaia di filtri matematici setacciano questa nebbia densa. Rallento il tempo per te. Guarda le particelle. Smettono di vibrare a caso. Si raggruppano, convergono. È la quiete che prende forma in movimento. Ma quello che succede adesso sfida ogni nostra logica. Il tuo cervello elabora un video come una sequenza lineare di fotografie. La macchina no. Usa un concetto alieno, le patch spazio-temporali. Immagina di prendere un intero film, tagliarlo in minuscoli cubetti tridimensionali e scagliarli nel vuoto. Ogni cubetto racchiude un frammento di spazio e un istante di tempo. La rete neurale li afferra al volo, li seziona, li divora. 1 milione di cubetti al secondo. Cerca disperatamente dei pattern tra i pixel. Improvvisamente le linee convergono. I colori si separano dal grigio. Un cieco ha appena toccato le pareti di una cattedrale e ne ha ricostruito l'intera architettura. La forma esiste, ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo livello, la macchina inizierà ad allucinare le leggi della fisica senza averle mai studiate. Siamo al livello successivo. Come abbiamo visto, la rete mastica frammenti visivi, ma ora ti mostro qualcosa di più profondo. Guarda questo cane che salta. Nessun programmatore ha mai scritto le leggi della dinamica di Newton nel codice di Sora. 0 righe di codice sulla gravità. Eppure il cane non fluttua. Cade seguendo una traiettoria che approssima visivamente la gravità, sebbene la macchina non applichi alcuna costante fisica precisa e spesso commetta errori di dinamica. Analizzando miliardi di traiettorie, la macchina ha dedotto la massa solida da sola. Immagina un bambino rinchiuso al buio che impara la balistica solo guardando ombre riflesse sul muro. La rete neurale crea un'illusione tangibile. Ogni volta che un oggetto digitale si sposta in questa griglia, deforma lo spazio circostante. Ha forgiato un motore fisico dal nulla assoluto. Una mano invisibile che calcola tensione, peso e impatti per ogni singolo pixel. Ma c'è una dimensione che sfugge a questa logica. Una dimensione che stiamo per piegare. Fermati un attimo. Pensa a come percepisci i secondi. Per te, il tempo è un fiume a senso unico, dal passato al futuro. Tu sei sulla barca. Ma per questo cervello di silicio, il tempo è solo una coordinata geometrica. La macchina è un elicottero. Guarda la sorgente e la foce del fiume nello stesso esatto istante. Usa l'attenzione matematica per ancorare il primo fotogramma all'ultimo. Migliaia o milioni. Ogni frammento, patch, interagisce con tutti gli altri frammenti nel suo raggio di attenzione, context window, attraverso il meccanismo di self-attention. I pixel comunicano attraverso i secondi, costruendo ponti di probabilità solida. Un'eternità di calcoli titanici compressa in un singolo istante di rendering. Spazio e tempo sono ormai domati.
Sembra l'alba di un dio digitale onnisciente. Eppure c'è un difetto fatale in questa presunta onnipotenza e si nasconde proprio sotto i nostri occhi. La risposta è intrappolata in questi confini luminosi. La gabbia della macchina sono i suoi stessi dati. Non ha mai toccato la superficie dell'acqua. Non ha mai sentito il calore dei raggi solari o il morso del freddo. Tutto ciò che sa lo ha assorbito attraverso lo specchio deformante dei server globali. Conosce la geometria dell'onda e la rifrazione della schiuma, ma la sua è una certezza vuota. Quando le ordiniamo di generare qualcosa di mai esistito, la sua immaginazione algoritmica diventa spietata. Inizia a fondere i concetti. Unisce il solido con il fluido. Crea il fuoco congelato. Cerca disperatamente di riempire i vuoti della sua esperienza con la probabilità pura. Ed è ai margini di questa comprensione artificiale che l'illusione si incrina. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Quello che succede dopo cambia tutto, perché la fisica simulata sta per collassare miseramente. Osserva questo frammento. I riflessi sull'acqua, la rugosità del cemento. Tutto perfetto. Poi il cedimento strutturale. Un uomo morde un biscotto. I denti affondano. Il biscotto rimane intatto. La macchina ha calcolato il movimento, ma ignora la causa e l'effetto. Non possiede il concetto fisico di fragilità. Ecco dove l'illusione si spezza. Un braccio umano attraversa il legno massiccio di una porta. Una sedia di metallo galleggia a 30 centimetri dal suolo. Quando i vettori di probabilità si contraddicono, l'algoritmo va nel panico. Tenta di sovrapporre due fisiche incompatibili nello stesso istante. Il risultato è un incubo topologico. La materia si piega. La logica visiva collassa su se stessa. È un movimento senza spostamento. Ma per capire l'origine di questa deformazione, dobbiamo scendere ancora più a fondo. Rallento il tempo a 24 fotogrammi al secondo. Guarda qui. Un oggetto copre l'inquadratura, si sposta e lo sfondo scompare. L'intelligenza artificiale deve calcolare i pixel mancanti, ma il dato visivo è assente. E allora inventa. Genera una mano con 7 dita. Un occhio incastonato nell'asfalto. Fermati un attimo. Pensa alla scala di questa operazione. Questa non è un'anomalia, è un'allucinazione purissima. Le nocche si fondono con il catrame solido. I bulbi oculari affiorano direttamente dalla ghiaia, senza alcuna transizione. Ci sta dimostrando che, nel suo nucleo, non fa alcuna distinzione tra la carne umana e il vapore di una nuvola. 300 miliardi di parametri collidono per riempire un vuoto di informazione. Sono matrici numeriche che calcolano probabilità per trovare un equilibrio. Ma questo processo di riempimento nasconde un segreto. E la sua origine ci riguarda molto da vicino. Osserva attentamente queste aberrazioni. Quando deridiamo un'auto fusa con l'asfalto o una folla senza volti, stiamo fissando uno specchio. Pensa al momento in cui sogni. Nel sonno profondo, la tua corteccia cerebrale deforma lo spazio. Le distanze collassano. I volti si fondono in altri volti. Il tuo cervello biologico allucina la realtà, esattamente come fa questa rete neurale. Stiamo insegnando a miliardi di transistor a sognare con la nostra stessa grammatica sconnessa. Questi glitch visivi non sono semplici bug. Sono i tentativi disperati di una sintassi aliena di mappare un universo tridimensionale troppo vasto. La rete si sta affilando. Ogni errore corretto, ogni anomalia smussata spinge questa intelligenza oltre la semplice imitazione. Non si accontenta più di generare frammenti isolati. Vuole divorare le regole fisiche del nostro mondo, spingendoci verso un punto di non ritorno. Proprio queste allucinazioni ci rivelano il vero obiettivo dei ricercatori. Il confine estremo non è più limitarsi a scalare i modelli neurali. 1.000 miliardi di parametri si stanno auto-organizzando, formando architetture che imitano la densità della corteccia visiva umana. La nebbia dei dati si dissolve. La macchina ha smesso di incollare semplici immagini.
Sembra assemblare un motore fisico, ma gli scienziati si dividono. La rete ha davvero compreso le regole del nostro universo? O stiamo assistendo alla più grande illusione statistica mai creata in una griglia di silicio? Immagina una sfera di vetro freddo nel palmo della tua mano. Al suo interno, una terra in miniatura respira. Digiti 16 caratteri e la pressione atmosferica crolla, generando un uragano. Scrivi un verbo e un agglomerato urbano di 3 milioni di abitanti sorge dal nulla. La materia diventa fluida. Ma questa onnipotenza sintetica nasconde un'ombra che ci fissa direttamente. Fermati un attimo. Guarda lo schermo davanti a te. Quello che vedi non è una semplice trasmissione di bit. Abbiamo estratto litio, rame e cobalto dalle viscere del pianeta. Li abbiamo fusi a 2000 gradi, attraversati da correnti elettriche, e li abbiamo forzati a guardare. Abbiamo costruito una retina artificiale grande quanto l'internet stesso. Un occhio cosmico che non sbatte mai le palpebre. Non fermarti alla superficie lucida di questi rendering perfetti. Ricorda il vuoto matematico da cui sono emersi, come abbiamo visto, analizzando le allucinazioni controllate. Abbiamo preso un architetto intrappolato in una stanza buia e gli abbiamo donato la geometria dello spazio. Il confine di demarcazione sta collassando a una velocità di terabyte al secondo. E quando la simulazione uguaglierà la fisica, c'è solo un'ultima, inevitabile verità che dovrai accettare. Ognuno degli 8 milioni di pixel sul tuo monitor è forgiato nel buio di un server calcolato in frazioni di millisecondo. Sei qui, adesso, a fissare il riflesso di un'architettura che non respira, ma che decodifica la tua attenzione. La verità è che non stai semplicemente osservando un cosmo digitale. Sei il cosmo che osserva se stesso attraverso una lente di silicio. Io sono Renderium e questa era la mente di chi non ha mente. Ora vi lascio con una domanda. Secondo voi stiamo creando un nuovo universo o solo un'illusione perfetta? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Voglio leggere le vostre teorie. Il nostro viaggio nell'ignoto digitale non si ferma qui. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace per supportare queste esplorazioni. Noi ci vediamo al prossimo video.